Ben ritrovati cari impallinati, vi presento Sua Maestà Model One. Quello che vedete qui non è un semplice fucile da airsoft, è il risultato di 30 anni di evoluzione. Sì, 30 anni in cui siamo passati dal gas alla molla, all'elettrico, per poi ritornare un po' ai gas, per poi inventarci un nuovo sistema di aria compressa con l'HPA, ma in una veste in questo caso del tutto nuova. Benvenuti nel mondo PCEP, Pre-Charge Electro-Pneumatic, una tecnologia rivoluzionaria per noi, ma collaudatissima nei fucili da tiro olimpico e da bench rest. E adesso è nelle nostre mani. Questa non è una marchetta, nessun pagamento, nessuna sponsorizzazione. Vi sto parlando del Model One perché lo conosco ormai da 2 anni, quando appunto 2 anni fa alla fiera di Piacenza i ragazzi che poi hanno fondato la 542 me ne hanno parlato. E con un'emozione, ragazzi, che dovevate vederli. E da allora che infatti non si sono mai fermati, neanche un attimo. Dietro questa replica c'è un progetto italiano costruito con una passione, un'esperienza e soprattutto una visione che fa la differenza. E il risultato non è un compromesso, ma è un nuovo punto di riferimento. La lunghezza del fucile, senza considerare il silenziatore, con calcio abbattuto è di 860 mm, 930 con calcio completamente esteso, più dovete contare i 150 del silenziatore, sul quale dobbiamo fare assolutamente un discorso a parte. Il peso è leggerissimo del Model One, quello full custom, è di 2700 grammi e sono estremamente ben bilanciati, e anche in questo caso vedremo perché. E infatti sotto il tubo dell'outer barrel c'è la bombola del gas HPA, completamente integrata con un'autonomia di 800 colpi. E considerato che parliamo di un fucile a colpo singolo, progettato per delle giocate infrattati, magari coperti da una bella ghillie fatta come si deve, con un ingaggio ragionato, questo sistema anche con 60 colpi è semplicemente micidiale. Il receiver è della Ares Strike, così come il cilindro. Dopodiché, ragazzi, tutto il resto, ma lo ripeto, tutto, intendo tutto, è riprogettato, fresato, stampato, inventato da 542 Accuracy per portare tutto questo progetto al top del top. Partiamo dalla zona della culatta. L'incameramento è robustissimo, affidabile, e quel foro di ispezione che mostra le parti in movimento è roba da veri intenditori. Il caricatore è un caricatore dedicato, 45 colpi, entra che è una favola, perfettamente scattoso, solido, preciso nella sua struttura, e c'è in progettazione anche un caricatore più grosso, un modello ancora più capiente, tipo da 100 colpi, su mia richiesta, perché ho visto questo fucile la prima volta che l'ho visto e me lo sono anche immaginato con un caricatore tipo quello, avete presente, del M14 EBR o dell'M14 in generale, avete presente? Secondo me dovrebbero studiare anche una variante semiautomatica. La butto lì, 542, la butto lì. Stai ascoltando? I've been coming up hot for a minute. E ora attenzione, il Model One è progettato per operare ovviamente alle nostre potenze, 0,99 joule, questo per l'Italia, ma può essere portato fino a 2,5 joule per l'estero. Basta ovviamente contattare l'assistenza per avere la configurazione desiderata. Non è una regolazione che potete fare in campo, e questo ovviamente è voluto per mantenere sicurezza e regolarità prima di tutto. La Ares
ha fatto strada con la S02, ma qui parliamo di un'altra lega, sotto tutti i punti di vista. Il sistema PCEP inserito elimina completamente le debolezze dei Bolt classici. Niente attriti da molla, niente incertezze, c'è un sistema meccanico intelligente sulla leva d'armamento che, se non armi il fucile, non spara. L'elettronica interna sente se hai fatto l'attuazione meccanica. Anche solo questo, ragazzi, è un'idea geniale che unisce sia sicurezza che realismo. Il grilletto è regolabile nella sua corsa e dotato di un click secco, definito, con un reset pazzesco che ti trasmette una sensazione aptica incredibile, una roba che solo provandolo, no? Quando spari ti cambia completamente il feeling di ogni colpo, e sparare un singolo colpo è, ragazzi, veramente una goduria. Arriviamo a quello che è il cuore del Model One, il gruppo OPAP e la canna. Contro ogni intuizione, la 542 Accuracy ha deciso di optare alla fine per una canna con un diametro interno di 6.2 mm. Questa configurazione, unita al gommino dedicato e alla gestione dell'HPA, consente un'efficienza e una precisione superiori anche a tipologie con canne più strette. È stato scelto apposta perché con le strette non si raggiungevano gli stessi risultati. La gestione della potenza, della gittata e dell'effetto sul pallino, ragazzi, sono fuori scala. Vi dico solo questo: il Model One solleva tranquillamente pallini da 0,49 grammi e la resa è da brividi. Massa, inerzia, costanza dell'HPA, effetto Magnus, tutto qua dentro si combina in un modo che io definirei magnetico. Tutti lì. Le traiettorie sono identiche colpo dopo colpo, e chi ha esperienza con questo tipo di pesi ha già capito di che cosa parlo. Ora andiamo forse nel vero cuore, l'engineering dell'HPA, che è un engineering proprietario della SCA, che è uno dei ragazzi che lavorano appunto in 542 Accuracy, ed è un engineering sviluppato in una versione del kit Nebula dedicato però esclusivamente per questo fucile, con le caratteristiche esclusive e precise per questo tipo di struttura. Le sue specifiche infatti si contraddistinguono per avere una massima efficienza sul sistema OPAP proprietario, e l'OPAP a sua volta usa dei gommini AEG in una controtendenza assoluta con quello che è il mercato, con quanto si cerca di sviluppare sui sistemi bolt action, ma è proprio questo cambio di direzione, sempre meno presente nella customizzazione generale o sulle scelte di fabbrica, che fa veramente la differenza. Il motto della 542 Accuracy è di fare qualcosa di diverso dal solito se si vuole uscire fuori dal coro, e il loro modo di ragionare predilige l'uscita dagli schemi, e devo dire che si vede in tutto, si vede, e ve ne accorgete subito quando avrete la possibilità di sparare con uno di questi modelli, di questi gioielli. Dicono che la scelta era netta: o andare sul sicuro con marche note, nomi noti, oppure tentare la rivoluzione. E la 542 Accuracy ha scelto la seconda, e direi anche per fortuna. Abbiamo una replica radicale, tecnica ma intelligente, pensata per chi gioca con testa e cuore. Ragazzi, loro hanno interpellato me, hanno interpellato Rico, hanno interpellato Red, hanno interpellato tutti gli youtuber che si occupano, o anche giocatori che si occupano di tiro sniper. Si sono veramente fatti in quattro per cercare di raccogliere tutte le informazioni, non come fanno le aziende che in realtà ascoltano da un orecchio, gli esce dall'altro e poi ti mettono l'OPAP o la soluzione che dici ma perché? Ecco, qua abbiamo davanti dei ragazzi che si sono prodigati, oltre ad essere dei giocatori tutti quanti, si sono prodigati per fare
la differenza. E ovviamente il loro obiettivo è di dare la totale eccellenza mai raggiunta fino ad ora, che non si trova sul mercato. Bombola sotto la canna, non un tubo fuori, tutto integrato, l'estetica di conseguenza è raffinata, funzionale, tutto made in Italy, e si sente, ed è in questo caso che il resto del mondo sta muto. Le scocche sono ridisegnate, ovviamente, stampate da zero, e sono ispirate, se qualcuno ha già l'occhio lungo, al Magpul Pro 700, ma sono anche state un po' evolute. Qua raga è tutto riprogettato e ristampato. Il calcio ha la compatibilità col tubi M4, anche mil spec, e come vedete in questo caso, se invece fate alloggiare la batteria all'interno della grip, potete permettervi di usare questo sistema con calcio abbattibile e potete metterci di tutto e di più. Se optate per la batteria nel grip, vi aiutano anche nel cablaggio senza costi aggiuntivi, ovviamente. Passiamo alla grip, la grip di serie. Ragazzi, lasciatela stare, mi raccomando. L'angolazione da 90 gradi quasi è perfetta per il tiro in posizione avanzata e mantiene la replica incollata all'asse del corpo. Chi capisce la differenza non può che non innamorarsi. Questo era il Model One, ma ovviamente i ragazzi della 542 non si fermano qua e hanno pensato anche a una versione standard. Infatti si chiama il Model One S, mentre questo è il Pro. E quali sono le differenze? Partiamo dall'outer barrel, che nel Model S è in alluminio anodizzato, nel Model One Pro è in carbonio e alleggerito. Poi passiamo al silenziatore, che nel Model One S non è compreso, e qua vi devo far vedere il silenziatore che cosa è. Signori, guardate che spettacolo. Non potete capire. Questo è un oggetto di altra fattura, di alta e altra fattura. Guardate che spettacolo. Con 2 O-ring, il tipo di applicazione rapida, stabile come una roccia. Non è uno spettacolo? E le differenze nel suono, adesso ve lo faccio sentire. Attacchiamo un attimo il fucile. Per attaccarlo appunto nella grip, come in questo caso, c'è l'alloggio della piccola batteria che fa funzionare tutto l'engineering. Dopodiché magari tolgo il caricatore per evitare di sparare colpi, perché so che ne ho qua dentro. Ed ecco, sentite, adesso vi metto la canna vicino al microfono, verso il microfono. Sentite? Senza. Questo è il classico suono da HPA, giusto? E con, ovviamente, cambia tutta la fanfara. Avete capito di cosa parlo? Beh, che dire. Spettacolo. Quindi dicevamo, il silenziatore slim non è compreso nel modello S, il grilletto è standard nel modello S e nel Pro ovviamente è regolabile, come dicevamo, nella distanza, nella corsa, e ha questo sistema di click trigger fenomenale. Il calcio nel Model One è standard, mentre nel Pro ha anche il poggiaguancia con 3 regolazioni, arretrato, centrale e avanzato, e come vedete abbiamo anche la versione standard non full custom, che diciamo omette alcuni accorgimenti di lusso, mantenendo però lo stesso meccanismo interno e le stesse prestazioni. Se invece qualcuno di voi con l'occhio lungo si chiedesse che cos'è questa fascetta qua blu nel calcio, è il ricordo della nostra partecipazione alla Riot 4 in Veneto qualche settimana fa.
dove abbiamo potuto testare il Model One in condizioni reali di gioco. Dico abbiamo perché con me su c'era sia Smooth Sniper, c'era tutta la cricca, Rico, Red, ma soprattutto Smooth. Chi più di lui ha interesse in questa tipologia di fucili, e con Smooth abbiamo postato anche qualche video su Instagram, forse i più attenti di voi si sono già visti alcune preview. Lì abbiamo potuto testare il sistema della TDI, non ne abbiamo ancora parlato, e meravigliosa, guardate che design che ha, e la regolazione sull'effetto pop-up è fantastica, perfetta. In condizioni normali, imposti la traiettoria che ti piace una volta, forse non la tocchi neanche più. Quando invece c'è il vento a travolgerti, come è successo domenica, è bastata solo una leggera inclinazione destra a sinistra per compensare, ed eventualmente anche un po' sull'over up, che veramente avevi come una regolazione, io la definirei una regolazione mentale sul reticolo, e il tiro arriva esattamente dove vuoi. Ogni singolo colpo diventa un'esperienza balistica. È veramente difficile riuscire a spiegare o a riportare in video quello che si prova. Non servirebbe neanche le scope cam. Tra l'altro, guardate qua, anche qui hanno previsto per voi impallinati, video impallinati, lo spazio di una scope cam, e non ci dimentichiamo che sui lati abbiamo un fantastico M-Lock funzionale meraviglioso, anche qui progettato sempre, come vi dicevo, sulle nostre richieste personali. L'M-Lock l'abbiamo voluto perché ne abbiamo parlato, ma lo mettiamo, non lo mettiamo? Sì, mettiamolo, ma mettiamolo bello, mettiamolo funzionale, perché ci chiamavano, ci messaggiavano, ci chiedevano. Questo fa la differenza, e ci potete montare su una scope cam. Non guardate adesso il mio basso profilo, perché io qua ho deciso di tenere basso profilo proprio anche il tipo di ottica, ma anche con questo, quando abbiamo montato su delle telecamere, nonostante siano anche abbastanza spesse alcune, non vi preoccupate, sapete che nelle ottiche di questo tipo di grande ingrandimento dovete proprio metterci la mano davanti per ostruirle, se no l'immagine passa sempre e si vede sempre tutto, quindi è studiato apposta, a parte il fatto che potete farlo anche un po' meno basso profilo per avere l'ottica un po' più alta, se no lo montate lateralmente, ma qua avete un offset pari a 0 che vi permette veramente di avere la traccia del pallino. Però torno a dire, anche con quei sistemi lì non si riesce a rappresentarlo bene, non servirebbero, perché quei video lì tendenzialmente sono montati con il centro del reticolo di tiro che viene applicato puntualmente con il punto di impatto in post quando fai il montaggio. Immagino voi lo sappiate. Beh, in questo caso, a parte quando c'è la Bora di Trieste che ci spazza, come è successo domenica, quando ho sparato con questo fucile per provarlo, testarlo in questi mesi in condizioni normali, con al massimo qualche brezza normale che c'è, di solito un po' di vento, un po' di aria, il pallino passa sempre al centro del reticolo, ok? Lo vedi passare sempre, non ogni tanto, sempre al centro del reticolo. E se lo hai tarato a 50 metri, azzerato a 50 metri, con questo si può fare l'azzeramento anche a 50 metri. Di solito nelle AEG tradizionali lo facciamo a 36-35 metri per una questione proprio di scarto. Vabbè, non ve lo sto a spiegare adesso l'azzeramento delle AEG, qual è la distanza migliore. Se volete saperlo, scrivetemelo nei commenti, vi faccio un video anche apposta per questa cosa qua. Ma azzerandolo a 50 metri, questo qui, il punto di mira è il punto di impatto, ragazzi. Lo scarto tecnico è di qualche centimetro, quasi una spanna, rosate così, che su quelle distanze praticamente non sono visibili. Ecco perché io ho installato una Firefield 16x su questo fucile qua, che sebbene sia ovviamente sovradimensionata per il mondo dell'airsoft sulle AEG tradizionali, qua incomincia ad avere un suo perché, soprattutto se sparate con questo tipo di suono alla volata e siete magari perfettamente mimetizzati. Si tratta di tirare sassate a 60-70 metri, godendovi lo
spaesamento di chi riceve il colpo e che si dichiari o meno, garantito lo vedrete sussultare, perché uno 0,45 a quella distanza si sente e come, anche sotto il jowl. E poi se andate a sparare all'estero in altre potenze e lo portate fino a 2,5, beh, allora avete qualcosa di indecente. Lì anche 0,50 o più, se li trovate, vanno benissimo e si parla di superare quota 100 metri. Insomma, ragazzi, abbiamo davanti un gioiello. Questo oggetto è paragonabile a una Ferrari o a una Porsche, per non fare torto a nessuno. Sono top di gamma e come tali vanno considerati. Sicuramente non è un fucile per tutti, ma quelli che invece hanno già provato tutto, allora sì che meritano magari di farsi un regalo del genere. E tra l'altro è una questione di giorni e verrà messo anche in vendita. Quindi mettete da parte i soldini, perché non è ancora stato definito il prezzo finale, ma tutto questo ha un costo. Se sei arrivato fino qua con il video e ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e se sei incuriosito fammi sapere cosa ne pensi nei commenti o fammi tutte le domande che vuoi. Ma occhio, lo chiedo già prima. Evitate commenti poco costruttivi o da Neanderthal, che fortunatamente non sono molto diffusi sotto i miei video, perché è una miserabile atmosfera quella che aleggia in giro ed è la facilità con cui si dà giudizio al lavoro degli altri senza avere mai realizzato un equivalente in controparte, mentre se lo si è fatto dovrebbe come minimo essere compresa la fatica, il sudore, le lacrime e l'impegno che sono necessari, anche l'ingegno che è necessario per tirare fuori su un progetto simile, e quindi fa da sé. Vuoi vedere un test di lunghezza del tiro? Vuoi sapere come si ricarica ad esempio la bombola? Come si regola il grilletto? Come funziona la manutenzione? Fammelo sapere nei commenti. Vi ricordo che questo canale è sostenuto dal sistema di abbonamento, puoi scendere giù e vedi abbonati, che ti consente anche di vedere dei video extra che faccio per gli abbonati e voi con un sostegno permettete tutto questo. E ricordate, non è il fucile a fare il tiratore. Ma quando il fucile è questo, viene voglia di diventarlo. Da Pio 3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati. Che bomba.